nelle profondità più remote del cosmo, dove nemmeno la luce più potente può penetrare, giace una stirpe di giganti immobilizzati per l'eternità. Le loro catene adamantine risuonano debolmente nel silenzio più assoluto, mentre il tempo stesso sembra essersi fermato intorno a loro. Sono i titani, i primi sovrani del mondo, ora incarcerati. La loro caduta ha segnato l'inizio di una nuova era, quella degli dei olimpici, che ancora oggi popolano il nostro immaginario. Ma come sono finiti in questa prigione cosmica? Quali forze hanno dovuto scontrarsi perché il mondo diventasse quello che conosciamo? Vieni con me nell'ultima tappa del nostro viaggio nel Tartaro, a scoprire la più grande battaglia di tutti i tempi, la Titanomachia, lo scontro che ha trasformato i titani da signori del tutto nei prigionieri del nulla. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast, Giacomo e Sisifo Felice. Grazie anche a Francesco. Grazie a Denise, Dalila, Thomas, Gabriella, Walman, Marco e Coboa, Marcos e Betta. Ad Alessandro, Gioele, Jimbo, Maria Chiara, Mirko e Vanessa. E infine ad Alessia, Raul e Chiara Miriam. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast su TP usando il link in descrizione. Questo episodio è dedicato ad Alessandro De Bernardis, i cui spunti di conversazione hanno ispirato l'idea iniziale per questa serie sul Tartaro. Grazie per avermi fatto pensare a questo affascinante viaggio mitologico. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 227. Il crepuscolo dei titani, prigionieri dell'abisso. Riprendiamo il nostro viaggio nel cuore della mitologia greca, là dove il tempo stesso ha avuto inizio. Nella scorsa puntata abbiamo conosciuto i titani, Oceano, il fiume che abbraccia il mondo, Iperione, la luce primordiale, Ceo, l'intelligenza penetrante, Temi, la giustizia innata, Mnemosine, la memoria cosmica, e Crono, il sovrano di un'età dell'oro statica e senza tempo. Oggi ci immergeremo nel fuoco della battaglia che ha ridisegnato l'architettura del cosmo, la Titanomachia, il conflitto che ha determinato quali potenze dovessero governare e quali essere relegate nell'oblio. Tutto ha inizio con l'astuzia di Rea, stanca di vedere i propri figli divorati dal marito Crono appena nati. Quando è sul punto di partorire il sesto figlio, Zeus, si rifugia segretamente nell'isola di Creta. Qui, nella grotta sacra del monte Ida, dà alla luce il bambino e invece di consegnarlo a Crono, avvolge una pietra nelle fasce, presentandola al marito come il neonato. Crono, accecato dalla sua ossessione, inghiotte la pietra senza accorgersi dell'inganno. Nel frattempo il piccolo Zeus cresce, nascosto nella grotta, protetto dai Cureti, giovani guerrieri sacri che danzano, battendo rumorosamente le lance sugli scudi per coprire il pianto del divino infante. Ogni volta che il bambino piange, i Cureti intensificano la loro danza guerriera, impedendo che il suono possa giungere fino alle orecchie di Crono. È la capra Amaltea, la tenera, a nutrire Zeus con il suo latte. In segno di gratitudine, divenuto sovrano degli dei, Zeus userà una delle sue corna come cornucopia, il corno dell'abbondanza, e con la sua pelle costruirà l'egida. Zeus raggiunge rapidamente la maturità e concepisce un piano per liberare i fratelli e le sorelle dal ventre paterno.
Con l'aiuto di Metis, la titanide dell'intelligenza sagace, somministra a Crono una pozione che lo costringe a rigurgitare tutti i figli precedentemente inghiottiti: Estia, Demetra, Era, Ade, Poseidone. Esiodo descrive questo momento con parole evocative. E il possente figlio di Urano vomitò i suoi figli, vinto dall'astuzia e dalla forza del proprio figlio. Per primi rigettò la pietra che aveva inghiottito per ultima. Zeus la fissò sulla terra dalle ampie vie a Pito, nelle valli del Parnaso, segno per i mortali, meraviglia a vedersi. Questa pietra, conosciuta come l'Omphalos, ombelico, diventerà un oggetto sacro venerato a Delfi, simbolo del centro del mondo e del passaggio tra due ere cosmiche. Ancora oggi è possibile ammirare l'Omphalos nel Museo archeologico di Delfi, dove una replica della pietra sacra, avvolta in una rete di lana chiamata agrenon, testimonia l'importanza di questo artefatto nella religiosità greca. I figli, liberati dal ventre paterno, emergono già completamente adulti, come se il tempo all'interno di Crono avesse seguito leggi diverse. Si uniscono immediatamente al fratello minore, formando quella prima generazione di dei olimpici che guiderà la rivolta contro il vecchio ordine. La dichiarazione di guerra è inevitabile. Zeus, affiancato dai suoi fratelli e sorelle, sfida apertamente l'autorità di Crono e degli altri titani. È l'inizio della titanomachia, il conflitto che durerà 10 anni interi. I titani si trincerano sul monte Otri in Tessaglia. Dall'altro lato della pianura gli olimpici stabiliscono la loro base sul monte che porterà il loro nome. Questa disposizione geografica non può essere casuale. I due monti rappresentano poli opposti non solo fisicamente ma anche simbolicamente. L'Otri incarna la stabilità quasi immobile del potere titanico. L'Olimpo, più slanciato verso il cielo, rappresenta un nuovo ordine ascendente. Le prime fasi vedono i titani in vantaggio. La loro forza è radicata nell'essenza stessa del cosmo che loro hanno plasmato. Gli dei giovani, seppur potenti, non possono ancora eguagliare la potenza ancestrale dei loro avversari. Lo stallo si protrae. I mari si sollevano in tempeste furiose, le montagne tremano, gli animali fuggono, terrorizzati. Il cosmo intero sembra sul punto di dissolversi nuovamente nel caos originario. È a questo punto che Zeus dimostra quella superiore visione strategica che lo contraddistinguerà come re degli dei. Comprende che per vincere questa guerra ha bisogno di alleati più potenti dei suoi soli fratelli. Gea, la madre di tutto ciò che vive, prende posizione. Pur amando i suoi figli titani, decide di appoggiare il progresso e concede a Zeus un oracolo: vincerai la tua guerra quando avrai per alleati coloro che abitano rinchiusi nel più scuro buio. Senza esitazione il giovane dio decide di intraprendere una discesa nell'abisso quasi infinito che si apre sotto le radici stesse della terra. Quel luogo talmente profondo che, come ben sai, un'incudine lasciata cadere dalla superficie impiegherebbe 9 giorni e 9 notti per raggiungerlo. La discesa di Zeus in queste profondità è un viaggio nell'ignoto che richiede coraggio più che divino. Gli antichi non ci hanno tramandato molti dettagli di chi incontra al suo arrivo, ma alcune tradizioni parlano di Campe, una mostruosa guardiana posta da Crono a sorvegliare i prigionieri del Tartaro. Campe è un essere ibrido terrificante, con corpo di donna nella parte superiore e serpente in quella inferiore, con teste di bestie feroci che le spuntano dai fianchi e ali nere immense. Secondo nonno di Panopoli, che ne parla nelle sue Dionisiache, Campe è antica quasi quanto il cosmo stesso, nata dalle stesse tenebre dell'inizio. In una mano brandisce una falce di diamante, simile a quella usata da Crono per evirare suo padre Urano, e nell'altra un tridente avvelenato che stilla gocce di morte. Zeus, giunto alle porte della prigione abissale, affronta questa guardiana in un duello che fa tremare le fondamenta dell'universo. Non ci è dato sapere come Zeus abbia superato questo mostro terrificante, se abbia usato la forza, un attacco di sorpresa o l'astuzia.
Le fonti rimangono silenziose su questo duello, lasciandoci solo intuire che Zeus deve avere prevalso, dato che poco dopo troviamo il giovane dio che oltrepassa le porte del Tartaro. Nel buio più assoluto, in enormi catene, Zeus trova coloro che cerca, i ciclopi e gli ecatonchiri, creature aurorali, imprigionate prima da Urano e poi nuovamente da Crono. I ciclopi, Bronte, Sterope e Arge, sono giganti con un solo occhio al centro della fronte, artigiani divini dotati di straordinaria maestria nella metallurgia. Gli ecatonchiri, Briareo, Cotto e Gige, sono ancora più impressionanti. Dotati ciascuno di 100 braccia e 50 teste, incarnano la pura forza fisica moltiplicata all'inverosimile. La liberazione di queste creature primordiali simboleggia il recupero di un potenziale creativo e distruttivo che Crono aveva cercato di soffocare. Zeus spezza le loro catene e pronuncia parole che cambieranno per sempre gli equilibri cosmici. Datemi ascolto, o figli fulgenti d'Urano e di Gea, sì ch'io vi dica quello che il cuore mi detta nel petto. Da troppo tempo già combattendo noi stiamo faccia a faccia per il potere, per la vittoria, le intere giornate. Or voi, l'immane vostro vigor, le invincibili mani, contro i titani, nella tenzone funesta mostrate, grati alla nostra amicizia, per la quale, dopo tanto cordoglio, siete di nuovo alla luce tornati, dall'aspre catene, dalla caligine fosca, per nostro volere. Questo discorso, tramandato da Esiodo, è un capolavoro di retorica. Zeus non comanda, invita, non minaccia, propone un'alleanza, riconosce la sofferenza dei prigionieri e offre loro non solo libertà, ma un ruolo determinante nel nuovo ordine cosmico. La risposta non si fa attendere. Gli ex prigionieri giurano fedeltà a Zeus, ma fanno di più. I ciclopi, grati, forgiano per lui il dono che diventerà il simbolo stesso del suo potere, il fulmine. Non una semplice arma, ma l'incarnazione della potenza celeste, della capacità di colpire direttamente dal cielo, improvviso e irresistibile. I ciclopi forgiano anche un tridente per Poseidone, che gli conferirà potere sui mari e sui terremoti, e un elmo dell'invisibilità per Ade, che gli permetterà di muoversi inosservato tra i mondi. Gli ecatonchiri, dal canto loro, mettono a disposizione la loro forza prodigiosa, capace di sradicare montagne intere e scagliarle contro i nemici. Così, armati e rinforzati, Zeus e i suoi alleati riprendono la battaglia contro i titani. Lo scontro raggiunge un'intensità mai vista prima. Esiodo ci offre una descrizione vivida di questa specie di cataclisma. Il mare infinito rimbombò terribilmente, la terra risuonò grandemente, il vasto cielo gemette scosso e l'alto Olimpo tremò dalle fondamenta sotto l'attacco degli immortali e un grave sussulto giunse fino al tenebroso Tartaro. Gli ecatonchiri sono in prima linea, scagliando con le loro innumerevoli braccia 300 massi contemporaneamente contro i titani. I cieli si oscurano per questa tempesta di pietra, mentre i fulmini di Zeus squarciano le tenebre, illuminando il campo di battaglia con bagliori accecanti. Zeus non trattenne più la sua furia, ma subito il suo animo si riempì di collera e mostrò tutta la sua forza. Dall'alto del cielo e dall'Olimpo avanzava, continuamente lampeggiando. Dopo giorni di combattimento, la bilancia inizia a pendere dalla parte degli olimpici. I titani, pur potentissimi, non riescono a contrastare l'alleanza delle nuove forze. Crono viene infine sopraffatto e con lui cadono in catene anche Ceo, Crio, Iperione, Giapeto e gli altri. Solo alcuni titani rimangono neutrali nel conflitto, come Oceano, il grande fiume che circonda il mondo, e la sua sposa, Teti. Come ricorderai, questa neutralità sarà per loro salvifica. La sconfitta dei titani segna la fine definitiva di un'epoca. Zeus e i suoi fratelli devono ora decidere cosa fare dei vinti. Le forze della natura, le origini del cosmo, il tessuto del reale possono forse essere uccise, eliminate? Ma certo che no. I titani sconfitti vengono incatenati e condotti nelle profondità del Tartaro.
proprio da dove Zeus era risalito dopo aver liberato i ciclopi e gli ecatonchiri. Un luogo talmente remoto da essere quasi al di fuori del cosmo stesso, avvolto in una triplice notte, come lo descrive Esiodo. E là i titani dimorano nell'oscurità e nel dolore, per volere di Zeus, adunatore di nubi, in un luogo umido ai confini della terra sconfinata. Le catene che li trattengono sono adamantine, forgiate da Efesto con un metallo indistruttibile. Poseidone crea per loro una prigione con porte di bronzo che nessuna forza può sfondare. E davanti a queste porte, in una suprema divina ironia, vengono posti come guardiani proprio quegli ecatonchiri che i titani avevano tenuto imprigionati. Briareo, Cotto e Gige montano una guardia eterna sull'ingresso del Tartaro. Come ti dicevo poco fa, l'imprigionamento dei titani non è la punizione per la loro opposizione, è una necessità cosmica. Essi rappresentano forze primordiali che non possono essere eliminate, ma che devono essere contenute affinché il nuovo ordine possa prosperare. La loro energia, troppo potente e indifferenziata, viene così relegata ai margini, permettendo al cosmo differenziato e strutturato degli Olimpici di svilupparsi in superficie. Le catene che li trattengono nel Tartaro sono anche paradossalmente le catene che permettono al cosmo di evolversi. Contenendo queste potenze ancestrali, creano lo spazio necessario perché emerga la complessità, la differenziazione, la civiltà che conosciamo. Un caso particolare è quello di Atlante. Mentre gli altri titani vengono imprigionati nel buio del Tartaro, egli viene condannato a sostenere la volta celeste sulle sue spalle, ai confini occidentali del mondo. Come ci racconta Esiodo, Zeus gli impose dura necessità, e così è, là, fermo, e con la testa e con infaticabili mani regge saldamente il vasto cielo ai confini della terra. Questa punizione ha un profondo significato cosmologico. Atlante diventa il pilastro vivente che garantisce la separazione tra cielo e terra, condizione essenziale per l'esistenza di uno spazio vitale, intermedio, dove possono svilupparsi la vita e la civiltà. Particolare attenzione merita il destino del leader dei titani, Crono. Le tradizioni sulla sua sorte sono molteplici, riflettendo l'ambivalenza con cui i greci guardavano questa figura primordiale. Secondo la versione più diffusa, condivide la prigionia tartarica degli altri titani, ma alcune fonti, tra cui quelle legate all'Italia meridionale dove Crono verrà identificato con il dio romano Saturno, raccontano un destino diverso che rivela l'astuzia suprema di Zeus. Zeus, vittorioso, non vuole commettere parricidio. Sa che uccidere il padre comporterebbe una maledizione cosmica che nemmeno lui, il re degli dei, potrebbe sostenere. D'altra parte, non può lasciare Crono libero né semplicemente imprigionarlo. La sua mente acuta troverebbe sempre un modo per fuggire e cercare di riconquistare il potere. La soluzione è tanto elegante quanto definitiva. Zeus condanna Crono ad un sonno eterno. Lo confina nelle isole dei Beati, un paradiso all'estremo occidente del mondo. Qui, in un paesaggio di eterna primavera, Crono dorme un sonno estatico, in una grotta d'oro. Pindaro descrive questa condizione con parole suggestive. Là dove i soffi dell'oceano spirano, fiori d'oro splendono. Di tali fiori intrecciano ghirlande per le mani e per la testa. Mentre il corpo di Crono giace inerte, la sua mente è immersa in sogni di gloria creati per lui da Zeus stesso. In questi sogni Crono regna ancora supremo, governa un'età dell'oro senza fine, è amato e venerato da dei e mortali. È un'immagine potente, il Signore del tempo sottratto al flusso della storia, non propriamente una punizione né una riconciliazione completa, ma una sospensione che riflette la natura di Crono come reggente di un'era conclusa ma mai completamente dimenticata. Con i titani imprigionati inizia ufficialmente l'era olimpica.
Zeus, Poseidone e Ade si riuniscono sulla vetta dell'Olimpo per quella che sarà ricordata come la prima assemblea divina. Il cosmo, liberato dalla statica oppressione titanica, necessita di un nuovo governo. In un gesto che segna la differenza fondamentale tra il vecchio e il nuovo ordine, Zeus propone non di accentrare ogni potere nelle proprie mani, ma di distribuirlo secondo competenze e affinità. A lui il cielo, l'etere superiore e la sovranità generale. A Poseidone i mari, le acque, i terremoti e i cavalli. Ad Ade il vasto regno sotterraneo con le sue ricchezze minerali e le anime dei defunti. La terra rimane dominio comune, zona di incontro tra queste tre sfere, mentre l'Olimpo diventa la sede del Consiglio divino. Questa distribuzione di poteri segna un cambiamento fondamentale. Dall'indistinto potere titanico si passa a un universo strutturato e gerarchico, dove ogni divinità ha un dominio e una funzione specifica. È una trasformazione piuttosto che un rifiuto totale del passato. Non a caso diverse titanidi come Mnemosine, Temi e Rea vengono integrate nella nuova struttura divina invece che essere allontanate. Con questo episodio si conclude il nostro ciclo sul Tartaro e i suoi ospiti. Abbiamo esplorato gli abissi più profondi del cosmo greco, abbiamo conosciuto i dannati più celebri, Tantalo con la sua fame e sete eterne, Sisifo con il suo masso che eternamente rotola, Issione con la sua ruota infuocata, Tizio con gli avvoltoi che gli divorano il fegato. Abbiamo accompagnato le Danaidi mentre riempiono orci forati che mai si colmeranno e osservato Ocno che intreccia la sua corda eternamente divorata da un'asina. Ma soprattutto abbiamo compreso come queste figure non siano semplici esempi di punizione divina, ma simboli di una visione del cosmo, in cui ogni forza, anche quella più distruttiva, ha un ruolo necessario nell'equilibrio generale. Grazie per aver fatto con me questo viaggio. Ti aspetto nella prossima puntata. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio. Lascia un like e condividi nei commenti le tue riflessioni. Ogni tuo pensiero arricchisce la nostra comunità. Ti è piaciuto questo episodio? Condividilo a chi potrebbe apprezzarlo. È il gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. Vuoi essere parte ancora più attiva? Su Tipeee puoi sostenere concretamente Mitologia ed accedere anche a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione. Ricorda, anche una semplice visita ha per me un valore immenso. Questo è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.